Liverpool-Inter è il grande giorno, si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si riparte purtroppo dalla vittoria per 2-0 del Liverpool a San Siro nella gara d'andata, un risultato che rende chiaramente quasi impossibile immaginare che l'Inter possa superare questo turno di Champions League andando a vincere ad Anfield, però proviamoci almeno. D'altronde la Champions League è un po' una competizione molto speciale dove può succedere veramente di tutto e se non ci prova la pazza Inter a compiere questo miracolo e a scrivere queste pagine di storia di calcio veramente clamorose in questo modo, chi altro può farlo? Diciamocelo chiaro. Amiche ed amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi in cui andiamo ad analizzare ovviamente tutte le ultime notizie sul Liverpool-Inter, le novità sulle probabili formazioni, c'è una possibile sorpresa da analizzare di cui voglio discutere insieme a voi. In chiusura poi vi porto anche un altro paio di notizie interessanti che riguardano anche il calciomercato per tenervi aggiornati come facciamo ogni giorno. Partiamo però come facciamo sempre dalle coordinate per seguire la partita, dove vedere Liverpool-Inter. Si gioca in questo martedì 8 marzo alle ore 21, questa volta la partita sarà trasmessa anche in chiaro, quindi potrete seguirla in Italia anche su Canale 5, ma potrete seguirla ovviamente anche sui canali Sky e su Mediaset Infinity. Noi di Passione Inter, ve lo ricordo, saremo in diretta come sempre 1 ora e 15 minuti prima del fischio iniziale, quindi dalle 19:45 per seguire le formazioni ufficiali, la cronaca della gara e le pagelle poi nel post partita votate dai tifosi, quindi vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per partecipare alle nostre dirette e per dare i voti ai giocatori dell'Inter. Andiamo adesso ad analizzare la partita, a vedere anche le ultime notizie sulle probabili formazioni. Partiamo dal Liverpool, dalla formazione di casa. La squadra di Jürgen Klopp si presenta a questa partita con delle statistiche che, oltre al 2-0 dell'andata conquistato a San Siro, rendono sulla carta proibitivo il compito dell'Inter. Perché? Perché il Liverpool non perde addirittura in casa da un anno esatto, di fatto, perché l'ultima volta era il 7 marzo del 2021, sconfitta per 1-0 contro il Fulham che vinse ad Anfield. Da lì in poi il Liverpool ha vinto 21 partite e ne ha pareggiate 7, giocando davanti al proprio pubblico. In questo momento la squadra sta vivendo un grande momento di forma, è in serie positiva con una sola sconfitta nelle ultime 26 partite e nelle ultime 12 ne ha vinte 11 più una ai calci di rigore contro il Chelsea, vincendo anche la Coppa di Lega. Quindi è un periodo veramente d'oro in cui ha subito soltanto 4 gol, numeri veramente impressionanti per una squadra che si è anche riavvicinata al Manchester City in vetta alla classifica della Premier League e sogna di chiudere questa stagione in maniera perfetta, conquistando i 4 trofei nei quali è in corsa. Nonostante questo, comunque Jürgen Klopp nella vigilia ha cercato di gettare acqua sul fuoco, ha dimostrato grande rispetto nei confronti dell'Inter, dichiarazioni molto di facciata secondo me quelle del tecnico nella conferenza stampa, ha parlato del fatto che all'andata comunque hanno rischiato di non vincere, hanno portato a casa più di quanto meritassero, parole di Jürgen Klopp, quindi dovrà fare molta attenzione, non bisogna sottovalutare l'Inter. Ci crediamo, ecco, ma fino ad un certo punto. Comunque, contrariamente a quanto sostiene anche qualche quotidiano inglese in queste ore, che sta sottovalutando, invece i quotidiani inglesi sì, danno già per fatto il passaggio del turno, non dovrebbe esserci un ampio turnover nel Liverpool, che però dovrebbe proporre alcune novità rispetto alla formazione che abbiamo visto e affrontato all'andata. Innanzitutto in difesa, dove davanti al portiere Alisson dovrebbe tornare Matip al fianco di Van Dijk, quindi panchina per Konaté, che era stato uno dei grandi protagonisti della difesa nella gara d'andata. Alexander-Arnold e Robertson ovviamente confermati sulle fasce. A centrocampo è tutto molto aperto, perché a fianco ad Henderson e Fabinho c'è un ballottaggio molto molto aperto tra diversi giocatori. Al momento, per quelle che sono le notizie che abbiamo cercato di verificare in questi minuti, sembra che possa spuntare la Thiago Alcantara, che però non è veramente al top, quindi ci teniamo un dubbio aperto sul terzo giocatore di centrocampo. In attacco invece Firmino è rientrato ma parte dalla panchina e potrebbe rifiatare almeno dall'inizio anche un giocatore importantissimo come Mané. Quindi dovrebbe toccare a Luis Diaz con Diogo Jota e Salah, che in Champions League, e questo è un numero veramente impressionante, ha segnato più gol da solo di quanti ne abbia segnati fin qui tutta l'Inter intera in questa edizione di Champions.
Arriviamo invece all'Inter, come detto, Inter che è tornata finalmente alla vittoria in campionato con questa vittoria convincente contro la Salernitana dopo un periodo di flessione piuttosto importante, ha dimostrato, come raccontava anche il nostro Simone Frizza in un'analisi che vi consiglio di andare a recuperare sui nostri canali pubblicata nei giorni scorsi, con delle novità molto interessanti che potranno essere riapplicate, immagino, spero, anche in questa partita. Su passioneinter.com trovate le dichiarazioni integrali di mister Simone Inzaghi e di Alessandro Bastoni nella conferenza stampa della vigilia. Per quanto riguarda però la probabile formazione dell'Inter, vi dicevo, ci sono ancora diversi dubbi da sciogliere in questo momento. Mister Inzaghi sta apportando le ultime modifiche, sta valutando gli ultimi calciatori, sono tutti a disposizione, tranne Barella che è squalificato come sappiamo e Kolarov che è fuori dalla lista Champions. La difesa dovrebbe essere ovviamente confermata con Andanovic in porta, Andanovic che non subisce gol da 3 partite consecutive, scusate. Skriniar, De Vrij e Bastoni a difendere la porta del nostro capitano. Sulle fasce c'è Dumfries a destra e Perisic che torna titolare a sinistra dopo il turno di riposo, dopo il turno di stop in campionato a causa di un lieve affaticamento. In mezzo ormai Vidal sembra aver vinto il ballottaggio per sostituire Barella dopo la buona prestazione fornita all'andata a San Siro, con lui chiaramente Brozovic e Çalhanoğlu confermati a centrocampo. In attacco invece gli ultimi dubbi, come vi dicevo, confermato Lautaro Martinez che si è sbloccato in campionato e bisogna ovviamente puntare su un giocatore che arriva da una tripletta. Era circolata qualche voce sulla possibilità di vedere Correa affiancare Lautaro Martinez. Invece, al momento, nel momento in cui sto registrando, sembra che sia Dzeko o Sanchez il ballottaggio più aperto per andare ad affiancare Lautaro Martinez. Loro due si giocano il posto a fianco all'argentino e potrebbe spuntarla all'ultimo Alexis Sanchez con Dzeko poi eventualmente che subentra durante la partita. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa scelta e chi avreste schierato voi in attacco. Intanto è ovvio che in base anche a quella che sarà la scelta, in base a chi affiancherà Lautaro Martinez in attacco, cambieranno molto le caratteristiche dell'attacco e anche quindi il modo di andare ad affrontare la difesa del Liverpool molto forte fisicamente. In ogni caso credo che Dzeko o Sanchez avrebbero o comunque andranno a ricoprire il ruolo di quel giocatore che deve fare quel movimento per portare uno dei difensori del Liverpool fuori e creare gli spazi per gli inserimenti di Lautaro Martinez, che a sua volta invece dovrà essere estremamente preciso negli inserimenti e soprattutto nella finalizzazione nelle occasioni da gol. Dovrà essere servito subito in verticale senza tanti passaggi, in linea con quello che abbiamo visto contro la Salernitana appunto. Una chiave, quindi, secondo me, di questa partita, almeno dal punto di vista offensivo per l'Inter, starà nel come riusciremo a innescare Lautaro Martinez e poi molto chiaramente dipenderà anche dagli esterni, dove loro sono fortissimi, lo sappiamo molto bene, però abbiamo visto all'andata che possiamo addirittura far meglio di loro sugli esterni. Abbiamo visto duelli nei quali l'Inter non ha sfigurato, anzi. Quindi spero che Perisic si sia riposato, spero che sia tornato al 100% perché su Alexander-Arnold può essere un fattore, soprattutto se ritrova la precisione nell'ultimo passaggio, cosa che invece nelle ultime partite gli era un po' mancata, forse per un po' di stanchezza accumulata che ci può stare. Poi è chiaro che in difesa sarà una partita di grande sofferenza con tanti duelli in velocità. Mi aspetto un Liverpool che cercherà di partire fortissimo per provare a chiudere il discorso qualificazione già nei primi minuti, così come dall'altra parte l'Inter credo che proverà a sorprendere all'inizio il Liverpool per poi cercare di studiare la partita e cercare di segnare almeno un gol nel primo tempo o al massimo nei primi minuti del secondo tempo per tenere il tutto il più aperto possibile. Lo ricordiamo, l'Inter per passare il turno, visto che non c'è più la regola del gol in trasferta, deve vincere con almeno 3 gol di scarto in questa partita, oppure se vince con 2 gol di scarto, ad esempio il 3-1, si va ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigori. È molto molto difficile, però come diciamo sempre il pallone è arrotondo e un episodio può ribaltare la situazione, può cambiare completamente la partita. Per cui chi lo sa. Prima di salutarvi, come promesso, vi dovevo anche un paio di notizie, in particolare una oggi molto interessante, rilanciata dalla Gazzetta dello Sport, era già circolata qualche settimana fa, ne avevamo parlato sui nostri canali, riguarda innanzitutto il viaggio di Steven Zang che è accanto alla squadra anche in questa trasferta così importante per far sentire la sua vicinanza alla squadra. In questo modo si sottolinea ancora una volta la vicinanza e la stima che ha Steven Zang nei confronti del tecnico Simone Inzaghi, per il quale è pronto, e
questa è la notizia, il rinnovo del contratto che attualmente è scadenza nel 2023, ma è già pronto un prolungamento al 2024, addirittura si parla anche di un'opzione al 2025. È un modo per dare ancora una volta il segnale di questo progetto prolungato che si vuole con il mister, con Inzaghi, con la dirigenza attuale che ha già rinnovato i propri contratti, si va a sottolineare ancora una volta quindi la visione almeno biennale o triennale che c'è per questa Inter a livello progettuale. Per quanto riguarda invece le notizie di calciomercato Inter, un flash veramente brevissimo, il quotidiano Marca, ne abbiamo parlato già nelle scorse ore, ha lanciato questa indiscrezione su Luis Suarez in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Noi di Passione Inter non abbiamo alcuna conferma al momento su questa notizia, non ci risulta quindi un nome concreto per quanto riguarda l'Inter, mentre invece dall'altra parte è confermato un interesse in direzione opposta, ovvero Lautaro Martinez è molto molto appetito dall'Atletico Madrid che si era già mosso in passato e in questo momento torna a guardare con grande interesse. In casa Inter, nel frattempo, invece, sta tornando di forte attualità, e ne avevamo già parlato anche qui, di Marcus Thuram, nome che in estate era molto vicino all'Inter prima dell'infortunio, torna caldo, torna un nome da tener d'occhio e va tenuto sotto osservazione, soprattutto perché, come vi raccontavamo la scorsa settimana, è vero che l'Inter sta puntando forte su Scamacca, ma da quello che sappiamo noi l'Inter sta valutando di aggiungere anche un altro attaccante oltre a Scamacca. Quindi attenzione anche al nome di Thuram e vi terremo aggiornati quando avremo nuovi aggiornamenti, ovviamente. Queste sono quindi le notizie principali in casa Inter. Io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, cliccando sul tasto iscriviti, così che potrete seguire insieme a noi la diretta dalle 19:45 per tifare insieme Inter in questa gara difficile ad Anfield. Se mi avete seguito fino a qui, fatemelo sapere con l'emoji del pallone, come facciamo sempre nel giorno della partita. Vi ricordo che se volete potete anche sostenere il nostro progetto tramite gli abbonamenti che trovate qui sotto, altrimenti su passioneinter.club potete entrare a far parte della nostra community di interisti con la quale interagiamo ogni giorno ed è anche un modo per sostenere ma anche per far parte di un club interista online. Mi raccomando, vi aspetto e ci vediamo in diretta dalle 19:45.